Come si costruisce uno zaino? Partendo da questi per arrivare a questo risultato? Nel video di oggi insieme a G-Pax andremo a scoprire come si progetta e assembla uno zaino ultralight passo passo. Buona visione. Bene, quindi eccoci ancora una volta nel laboratorio di G-Pax. Oggi entriamo nello specifico perché andiamo a fare uno zaino da zero completamente e lascio la parola ai ragazzi che vi spiegano che zaino andiamo a fare con un po' di caratteristiche. Chi vuole... Allora, oggi andremo a fare lo ZEF 35, che è diciamo lo zaino nostro di mezzo tra il più piccolo e il più grande, e lo andremo a fare in Ultra 200. Ok. È uno zaino appunto da 35 litri per trekking di più giorni, è disponibile in due taglie, la SM e la ML. Quindi per me è una SM. Esatto. Sono piccolo. Sì. E in più è uno zaino che ha anche un frame, abbiamo un piccolo frame che anche è lì. E quindi niente, direi che ci mettiamo all'opera, anzi vi mettete all'opera. Iniziamo, sì. Anche perché tra un po' è ora di pranzo, bisogna andare a mangiare. Allora, partendo diciamo dalle prime fasi di progettazione dello zaino, ovviamente la prima fase è quella di disegno. Esatto. Giusto? Quindi qua abbiamo già una piccola presentazione di quello che sarà lo zaino che adesso andremo a fare e nel frattempo Monte è già all'opera Ci portiamo avanti. per fare, questa è la fase di... Questo qui praticamente prendiamo le sagome dei cartamodelli. Aspetta, non riesco a fare più cose in una volta, non sono una donna. Allora, dicevamo, qui andiamo a tornare le sagome dei cartamodelli e poi subito dopo alla fase di taglio. Questa qui è la parte frontale dello zaino, fronte e due lati. Ovviamente parte integrante di questa fase è risparmiare il più possibile sui materiali, quindi ottimizzare gli spazi. E mediamente quanto scarto si fa in uno zaino? No, la percentuale è difficile da avere, però si tratta di piccole strisce, quindi 10%, 5%, penso. Che è materiale... Stando larghi, però cioè, è materiale che poi è inutilizzabile. Poi in realtà per dei piccoli accessori magari riusciamo a ricavare da queste parti delle piccole strisce che utilizziamo per gli accessori, quindi Okay. per i prodotti un po' più piccoli. Ok. Però sì, cioè, tanto ne va a vantaggio dell'ambiente e nostro perché non dobbiamo acquistare altro materiale Chiaro, naturalmente. chiaro. Allora andiamo a mettere in questa scatola tutte le varie clip che usiamo per lo zaino, le tag dell'Ultra, il riflettore Recco, il portabastoni. Ora stiamo tracciando la sagoma della tasca frontale in Ultra Stretch. Quindi la parte di fronte dello zaino. Esatto. La faccia dello zaino. Qui stiamo facendo i triangolini dello zaino, quindi ciò che reggono il peso dallo spallaccio alla parte bassa. Ecco, ho sbagliato. Ecco, aia, è il mio zaino, trattalo bene. Senti. Cioè, i triangolini sono questi qua. Questa parte qua. Per intenderci, perché detta così, il triangolo no, non l'avevo considerato e invece lo stiamo considerando. Un'altra cosa interessante che stanno mettendo i ragazzi da un po' di tempo a questa parte è il dispositivo Recco, che immagino che tanti di voi lo conosceranno, ma ecco che mi arriva dalla regia. È ovviamente quell'accessorio che ci serve per farci trovare in caso di seppellimento di valanghe o insomma in situazioni di pericolo. Con questo sappiamo che i soccorritori ci possono individuare meglio e appunto i ragazzi lo mettono sugli zaini da quanto? 2-3 mesi? Sì. È una cosa che su altri zaini ultralight non c'è e quindi è un plus non da poco secondo me. Ora mettiamo solo l'etichettina appunto che Giusto. identifica che questo zaino appunto ha questo appunto dispositivo di ricerca e salvataggio. Poi dopo nello schienale andremo proprio ad applicare il tag vero e proprio. Quindi questo qua che è lo schienale. Sì. Non ho ancora finito, naturalmente. Dai, pseudo finito, ma manca un Sì, dettaglio. manca una cosa dove attaccarci lo zaino. Però vabbè, parte esterna, Sì.
Questa qua è la tasca. Questa è la tasca in cui poi si va a predisporre la cinghia lombare con il suo strap all'interno per non, il velcro all'interno per non farlo scivolare. Qui andremo a inserire poi, dopo aver completato lo zaino, la barra in alluminio e qui all'interno il foam per fare in modo che sia più confortevole, più morbido sulla schiena. Questo qua è come si presenta uno schienale pre-spallaccio, perché dopo qua ci saranno attaccati Gli spallacci. E questo è fatto. Questi sono gli spallacci finiti con la cinghia sul quale poi andremo a inserire la cinghia pettorale e il materiale è all'interno foam da 9 mm, che si vede qua all'interno. Ne abbiamo 9 mm di foam belli spessi e molto morbidi. All'esterno l'Ultra Grid, che è sempre un materiale di challenge. Se avete visto l'ultimo video, l'altro video Perché l'avete visto l'altro Esatto. video sui materiali, che vi lasciamo linkato qui, facciamo come gli youtuber bravi, qui. Dall'altro lato un materiale traspirante, un 3D mesh, e questi sono gli spallacci finiti. La forma in realtà non è che c'è uno studio tecnico, c'è lo studio riguarda tante prove fatte e quella che ci è piaciuta di più, quella che era più comoda, l'abbiamo scelta per lo zaino da 35 litri. Poi in realtà per lo zaino più grosso, quello che deve trasportare ancora più peso, abbiamo un'altra forma ancora, un po' più larga, quindi scarica ancora meglio il peso sullo spallaccio, quindi abbiamo anche diverse forme di spallacci a seconda dello zaino. Certo, quindi questa qua è più AJ, invece magari ci sono anche... L'altra è più AS, diciamo. è più AS, sì, ed è più larga, quindi scarica meglio il peso, essendo che devi portare un carico più importante, sui 48 litri. Bene, quindi siamo arrivati al punto in cui abbiamo, diciamo, i gruppi principali, che non sono ancora assemblati come vedete, ma che adesso andremo a assemblare. In che ordine? Allora, prima andremo ad assemblare i lati con il davanti, quindi questa parte qui diventerà un pezzo unico. Ok. Successivamente andremo ad assemblare a questi lati il dietro, la parte dello schienale, e poi dopo c'è la parte di rifinitura, quindi chiudere le cinghie, andiamo a mettere i cordini e queste cose qua, bordare. Siamo quasi alla fine. Invece adesso facciamo un'altra cosa molto bella secondo me, cioè scopriamo come si fa questo adesivo. Andiamo di qua, fra un po' ci sarà la stampante in funzione, faremo un momento un po' ASMR magari. Vuoi sentire che è spellicolo? Per la spellicolata. Yes. E qua abbiamo preso tutti gli ASMR fans. E invece Monte sta predisponendo la macchina per attaccare il recco. Il riflettore lo metteremo qua. Che quella sarà la parte che andrà sopra agli Esatto. spallacci. Per fare in modo che riesca a riflettere, perché se è in parti nascoste dopo potrebbe non riflettere bene. Ok, quindi dopo aver messo il nome, facciamo Il matrimonio. Si chiama così, cioè lo chiamiamo così, lo chiamiamo. Cioè praticamente adesso siamo arrivati al punto che ci sono due parti che vanno assemblate per fare Poi si risvolterà come un calzino e verrà fuori una bomba. una bomba. Una bomba. Procediamo. Dai, l'abbiamo unito. L'abbiamo unito.
finito. Allora, facciamo schienale? In questo momento mettiamo lo schienale in fondo, che è la parte morbida dello schienale. Che immagino sarà molto comodo da inserire. Diciamo che ci sono cose migliori nella vita. E poi scommetto che tu vuoi questa. No, Come no? prima metto questa. Però questa dopo la vuoi. Sì, volevo soltanto non darti ragione. Non mi vuole dar ragione. Bisogna centrare i buchi adesso, ci vorrà un po'. Dello zaino, sì. Sì, dello zaino, ci mancherebbe altro. Buona, posso provare? Quando vuoi. Prova indossato. Non ti paghiamo a fare. Abbiamo... No, non ti parlo per Allora, prima sempre la cintura lombare. Sempre. Spieghiamo queste cose, che sennò dopo... Poi ci tirano gli spallacci. Se fosse questo va. Sì, voilà. Poi spostare anche più in basso, si può togliere. Si può regolare tutto, questi qua Già tirato. sono già tirati. E voilà! 0,35, operazione completata. Operazione completata. È stato bello, raga, ciao. Bene, quindi abbiamo il nostro zainone con la tasca frontale, le due tasche laterali. E a questo zaino ovviamente si possono aggiungere nella cintura lombare le tasche lombari, le tasche laterali, per avere le cose portate di mano. Sì. E si possono aggiungere ovviamente anche sulle daisy degli spallacci, si possono aggiungere altri accessori come questi qua per le bottiglie o quelli Per i cellulari con la zip. Qua c'è il dispositivo Reco che vi ho fatto vedere, prima in fase di cucitura, Schienale rigido. schienale rigido, Imbottito. pronti per una True Hike eventualmente. Questo è il modello da 35, c'è il modello da 48, sì. uguale. Eventualmente ci saranno anche modelli più piccoli, però so, per trekking di più giorni magari sono veramente piccoli, quindi o siete super leggeri, se no niente. Colorazioni nere, grigie, bianche. In ultra, esatto. Sì, E molto- comunque andate sul sito dei ragazzi, c'è tutto quanto scritto, segnato, non vi sbagliate. anche per colori personalizzati Esatto. che molti Chiamate, ce li chiedono. gli rompete le scatole, chiedete quello che si può fare, loro vi aiutano. Spero che siamo riusciti a farvi vedere un po' come si fa a costruire uno zaino. Noi vi abbiamo detto però una cosa molto importante, che è il nome di questo zaino, che è lo Zef, perché purtroppo lui è il vero Zef. Io sono venuto Vieni, solo vieni. per fare la parte finale del video, non ho fatto niente, non mi prendo nessun merito, però ciao a tutti. Nostro compagno d'avventure. Visto che è un rapporto di amicizia, giustamente hanno voluto dedicargli il modello di uno zaino, quindi mi sembra una gran figata. L'ho saputo quando è uscito sul sito, è quello il problema. E non prendi neanche una percentuale sul No, prodotto, anzi no. quindi- Mi neanche devo dare per io i sogno. soldi allora. Bene, ragazzi, noi ci vediamo con un prossimo video e come al solito noi andiamo a mangiare. Andiamo a grigliare, come al solito. Va sempre a finire così. Ciao a tutti. Ciao.